Questo video sarà un po' diverso dal solito, perché non possiamo davvero raccontare storie buffe in un posto dall'atmosfera così solenne. Per questo in questo video ci saranno meno musica e meno parole, per lasciare molto più spazio alle immagini. Fidatevi, seguiteci e non ve ne pentirete. A dopo. Eravamo all'inizio degli anni '80, quando un uomo vide un'immagine che lo colpì particolarmente. Forse era una cartolina o una foto delle vacanze di un amico. Non lo sappiamo, come non sappiamo nemmeno se questa storia sia vera, ma ci piace credere che lo sia. Quell'uomo creò tutta una storia su quella singola immagine. Intendiamoci, non era una storia complessa. Aveva una trama semplice, facile da capire per tutti, anche per i bambini. Quella storia divenne il film Laputa Castello nel cielo e l'uomo era il regista Hayao Miyazaki, mentre l'immagine che lo aveva ispirato era quella di un piccolo borgo nel Lazio, Civita di Bagnoregio. Ci sono diverse cose che accomunano Laputa e Civita e ci stupisce pensare che qualcuno abbia potuto creare qualcosa di così simile al vero senza mai averlo realmente visitato. La prima cosa è che entrambi questi posti, veri o immaginari che siano, sono ormai quasi disabitati. Appena si entra a Civita non si può fare a meno di provare una certa tristezza perché ci si rende conto che questo borgo è destinato a scomparire. La tristezza però dura solo un attimo, perché i numerosi fiori che spuntano ovunque e i gatti che si aggirano nelle strade di Civita, come le volpi scoiattolo che popolano i giardini di Laputa, ci ricordano che la vita risorge sempre e ovunque. Non c'è bisogno di avere paura delle altezze per provare uno strano senso di disagio, prima salendo lungo lo stretto ponte che porta al paese e poi nel sapersi abbarbicati in cima a una roccia che è destinata prima o poi a franare. L'ultima cosa, ma anche la più importante, è il silenzio. Nel film ci sono punti assolutamente senza musica di sottofondo, vuoti, e allo stesso modo nelle strade di Civita sembra quasi che i suoni se li mangi il vento, o forse lo spazio vuoto che circonda il borgo, lasciando solo i piccoli rumori della natura, come il cinguettio degli uccelli o il rotolare di una singola foglia secca sul selciato. Potremmo dire molto di più su Civita di Bagnoregio e sui personaggi che per secoli l'hanno abitata, ma tutto quel silenzio ci ha fatto perdere la parola e quindi vi lasceremo solo con un'altra piccola nota. Laputa, alla fine del film, oramai spogliata di tutte le sue vestigia umane, continua a vivere nel cielo come un enorme albero verde, popolato da fiori e animali. Non possiamo che augurare a Civita lo stesso immortale destino. Allora, com'era questo video leggermente diverso dal solito? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. E come sempre, se questo video vi è piaciuto, seguite il nostro canale e i nostri social. Ciao!